Mi sa che ho fatto un bel errore a non aver messo la crema solare. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Quello che andiamo a vedere oggi si chiama Live Portrait ed è un'elaborazione del viso e dei movimenti della testa entro certi limiti, partendo da un'immagine, da un video o addirittura dalla ripresa su webcam. Questo è molto interessante perché se avete elaborato magari un'immagine con un personaggio o volete cambiare un video con dei movimenti di labbra e occhi, questo nodo in particolare vi aiuterà tantissimo. Non si tratta di una elaborazione di Stable Diffusion o di altri modelli così, ma ha proprio il suo modello e fa le sue generazioni, che in realtà credo siano più delle modifiche più che delle generazioni vere e proprie. Ma andiamo subito a vedere la guida con i 3 workflow, cioè l'image to image, il video to video e webcam to video. Andiamo a vedere. Come tante altre volte partiamo da una pagina di GitHub e in questo caso di Live Portrait di KJ, che non è un utente a caso ma è colui che è dietro ad alcuni nodi per Supir e altre novità che vedremo in altre guide. In questa pagina come sempre c'è riassunto un po' tutto quello che fa Live Portrait in questi nodi in particolare, fanno anche degli esempi e può essere usato in 3 modalità, ovvero nell'image to image, nel vid to vid e nel webcam to vid. Per far tutto questo lui usa dei face detector. Questa è una delle parti più importanti da vedere inizialmente perché di base lui consiglia Inside Face. Io ho fatto una guida con Reactor ma su Forge qualche tempo fa. In realtà è la medesima cosa. Se voi per esempio andate qua sotto e cliccate il link per andare su Reactor Node, i passaggi che abbiamo visto con quella guida sono praticamente la stessa cosa, però dovete farlo per ConfUI ed è estremamente semplice. Seguite tutto quello che vi ho fatto vedere in quella guida lì, ma applicatelo in questo caso ai punti con ConfUI e riuscirete a installare Inside Face. Perché mette più face detector? Perché Inside Face è non commercial e questo significa che potete generare le cose per conto vostro, ma non potete usarle per qualche progetto lavorativo. Se il vostro fine è fare un qualcosa del genere, allora dovete usare MediaPipe in questo caso, ma ultimamente è stato aggiunto anche Face Alignment, ma adesso vediamo come caricarli in modo diverso. Prima però di vedere il workflow su ConfUI, come sempre ci sono dei modelli da scaricare. Se voi andate a questa altezza, ma trovate comunque anche il link in descrizione, e aprite questo link vi porta su Hugging Face. Dovete praticamente scaricarli tutti, a parte il primo che non serve, ma da questo in poi fate clic sull'icona per scaricare e li mettete in download. Tutti questi file vanno messi in una cartella che specifica lui, ovvero ConfUI Models Live Portrait. Vediamola in particolare. Qua siamo nella cartella Models in ConfUI, cioè Live Portrait, e mettete dentro tutti i file che abbiamo visto prima. Vedete che sono questi qui, esattamente come li scaricate, buttateli dentro così. Allora andiamo su ConfUI. Prima di tutto, come sempre, fate Manager e facciamo un bel update all. In questo modo aggiorniamo tutto, la ConfUI e tutti i nodi che avete. Finito questo e riavviata la Web UI nel caso sia necessario, fate Load e caricate Live Portrait Image to Vid e facciamo apri. Come sempre in questi casi, se non avete i nodi verranno segnati e vi farà una lista di tutti quelli che vi servono. Voi fate Manager, Install Missing Custom Nodes, vi fa l'elenco di tutto quello che vi serve che è contenuto in questo workflow, voi lo installate e fate Close. Fatto questo possiamo iniziare a guardare il workflow in modo più approfondito. Io come sempre gli do dei colori, delle disposizioni secondo un mio ragionamento logico che spero possa essere utile un po' a tutti, che aiuti un po' nell'elaborazione a capire cosa sta succedendo. Partiamo dall'alto, abbiamo il caricamento del cropper. Come dicevo prima ce ne sono 3. Decidete un po' voi quale preferite utilizzare. Da quello che ho capito, se non vi interessa il discorso commercial, potete usare Inside Face che dovrebbe essere il migliore fra tutti e 3. Altrimenti fate doppio clic, scrivete Live Portrait e vedete che ci sono questi 3 caricamenti, MediaPipe e Face Alignment. Decidete voi quale usare dei 3. Ovviamente per questo qui Inside Face dovete fare il giro che abbiamo visto prima. Per questi 2 invece parte a scaricare dei modelli quando andate a utilizzarli. Se non ho capito male, usare questo sulla CPU alleggerisce un po' il carico di tutto. Qui potete scegliere sempre come utilizzarlo, anche qua ci sono varie modalità e stessa cosa qui, vedete un po' voi quale preferite, fate delle prove. Qua potete anche scegliere se FP16 o FP32. Io li ho provati un po' tutti, vi dico la verità, non ho visto cambiamenti così grossi, però magari potrebbe essere importante
importante a livello di prestazioni se il vostro computer fa più fatica su un tipo di cropper rispetto a un altro. E questi 3 possono essere usati su tutti e 3 i workflow. Semplicemente glielo cambiate così o lo cambiate così in base a quello che volete voi, e nel caso magari vi salvate il workflow come va meglio sul vostro computer. Caricato il cropper, dobbiamo anche caricare il modello di Live Portrait. In questo caso la precisione io l'ho lasciata su auto perché lascio scegliere a lui, e con l'ultimo aggiornamento hanno messo anche il mode fra human e animal. Da come leggevo nelle prime versioni, se mettevate l'immagine di un animale faceva fatica ad animarlo, invece in questo modo dovrebbe riuscire meglio a capire che state andando ad animare un animale invece che una persona. Qua sotto abbiamo il caricamento e la risoluzione dell'immagine. Questa è l'immagine che andrà poi a essere modificata con il video che andate a caricare successivamente. Cosa farà lui? Su questa immagine qui vi muoverà il volto e un po' la testa, cioè non tutto quanto, non immaginatevi che proprio prende vita il personaggio. Andrà strettamente a farvi una zona che potete scegliere anche voi volendo, però i risultati migliori si hanno se fate muovere essenzialmente il volto, gli occhi, la bocca e cose così. Visto che spesso qua si inseriscono immagini magari prese così come sono senza andarla a modificare, fate attenzione alla risoluzione, perché magari mettete dentro 4000 x 6000, una roba esagerata, e poi vi beccate una elaborazione incredibile o proprio non va e si blocca tutto. Questo nodo serve appunto per questo, cioè voi gli dite l'altezza e la larghezza. Vedete, io ho impostato solo l'altezza, così gli dico guarda che l'altezza deve essere 512, ma tienimi le proporzioni, e in questo modo quando andremo a fare la generazione lui farà il calcolo da solo e mi darà poi il risultato, o altrimenti gli potete dire proprio la risoluzione precisa, però conviene più fargli fare un calcolo a lui. E qua, nonostante ci siano le uscite da questo nodo, è solo per vedere quanta è la larghezza, quanta è l'altezza, e il count poi lo vediamo dopo cosa serve. E questa sarà l'immagine che andrà ad essere modificata, mentre per il video di ingresso, da cui prenderà il labiale, gli occhi, tutto il resto, dovete andare in questo blocco qui, caricamento video movimenti. Qua sotto caricate il video che vi serve. Il frame load cap serve se volete limitarlo a tot frame partendo dall'inizio. Se non volete tagliare il video fate semplicemente 0. Se invece è molto lungo e non volete un'elaborazione veramente immensa, gli dite fino a che frame deve arrivare. È vero che non è semplice sapere così con un numero fino a dove arriverà, sarebbe da fare un calcolo quanti frame al secondo è e quanto tempo dura eccetera. Una cosa ideale sarebbe mettere un video già pronto senza parti da tagliare, in modo tale che dovete solo generare e non vi fate molti problemi, ma altrimenti gli dite tipo 128 e lui si fermerà al frame 128. Il force rate è relativo ai fotogrammi per secondo. Se non dovete andare a modificare nulla di tutto questo lasciate 0, mentre il force size potete dirgli una risoluzione, perché qui stessa cosa, se caricate un video 4K è troppo esagerato per l'elaborazione, ma magari ce la fa il vostro computer, però se volete seguire una tempistica umana e magari la vostra scheda video non è esagerata, gli dite fammelo un tot per 512, così l'altezza sarà 512 ma la larghezza la farà in proporzione, e stessa cosa qua vi dà il risultato. Vedete, in questo caso il count l'ha preso da quanto gli avevamo detto noi prima. Dal video in ingresso, o comunque volendo nell'altro workflow anche il video in entrata, si può prendere l'audio se non volete fare editing dopo, anche se in questi casi è sempre meglio fare dell'editing successivo, però se voi non avete voglia gli prendete l'audio da qui e poi lo portate al salvataggio finale, che è questo qua, vedete, così tac, lui ha già l'audio pronto dal video da dove ha preso il lip sync e tutto il resto. Adesso io lo scollego. Abbiamo l'immagine in ingresso, il video per i movimenti del tutto, abbiamo caricato i modelli e si passa all'elaborazione. Lui prende tutto quello che gli serve, prende il cropper, il modello, prende la source image, che è questa qua, e guarda dov'è la faccia, fa tutto un controllo, guarda i movimenti, guarda tutto. Lo scale è quanto intorno sta al viso. Questo era un valore messo già di base nel workflow, ma potete variarlo, potete diminuirlo, aumentarlo, vedere un po' cosa fa meglio, mentre il process fa l'elaborazione vera e propria, e qui poi fa il compositive, perché in questo punto lui fa un'elaborazione fra la source image, la driving image, che è il video ovviamente, mettendo insieme poi la pipeline, il crop info, tutto quello che gli serve per fare l'immagine finale. Quando si elabora con l'immagine e il video si lascia rel
relative, mentre le altre impostazioni vengono usate per gli altri tipi di workflow. Quando arriviamo al composite entra in gioco questa maschera. La preview la vedete qui di come viene fuori la maschera. La maschera sarebbe come interviene fra l'immagine iniziale e il video che gli avete messo. Adesso è impostata su circle, ma potete mettere square, triangle e potete decidere quanto deve essere sfumata e tutto il resto in base a questi valori qua, e con questa preview vi fate un'idea. Nel momento in cui si va a fare i QE prompt, lui fa tutti questi calcoli, qua vi dice quanto verrà fuori il video e alla fine passiamo al video combine, che è quello che ci salva letteralmente il video. Qua decidiamo quanti frame deve avere. Fate conto che secondo me la cosa ideale è matchare il video che gli avete messo in ingresso. Dovete sapere quanti frame al secondo ha questo video e di conseguenza glieli mettete anche qua in modo da fare una cosa precisa. Il formato io ho messo questo qui che viene elaborato dalla scheda video e sarebbe l'H265 in poche parole. Dopodiché ho spuntato il true in modo che salvi l'output. Adesso lasciamo perdere un attimo come è venuta, poi vi spiego meglio. C'è un altro pezzo qua sotto ed è il crop e occhi labbra. Se voi lasciate fare così, semplicemente prende il viso che analizza qua, lo applica a questa foto e per tutti i frame del video vi crea l'animazione. Se invece voi volete croppare il video iniziale, ovvero lui cercherà di stare proprio attaccato alla faccia, di evitare tutto il resto, allora gli fate il collegamento a questi blocchi, cioè semplicemente da qua andate al source image, questo è lo stesso colore di su, vedete che è il pipeline, poi il cropper è blu e lo metto qui, e a questo punto una volta fatto questo io l'immagine la devo mettere al driving image che è qua sopra, così invece di andare diretto lui fa un crop al viso. Vi faccio vedere esattamente cosa fa. Ok, l'ho fermato prima che finisse, così vi faccio vedere cosa intende con questo crop. Con queste due preview vedete tutti i frame del video originale e tutti i frame croppati, cioè se voi lo passate direttamente da qui al live portrait lui farà l'analisi sui frame completi, mentre se lo passate attraverso questo crop lui andrà ad analizzare solamente la faccia. Allora vi dico la verità, io non ho visto miglioramenti a farlo passare da qua dentro, però come sempre ognuno deve fare i propri test e magari in base ai propri video vengono meglio. Un buon risultato lo si ha fra un bel video e un'immagine giusta. Se fate 1000 prove probabilmente molte vengono male. Se beccate il video giusto che si collega bene all'immagine che avete scelto viene subito fantastico. Potete anche però evitare di passare questa immagine croppata, semplicemente andate qua e tornate con il driving image da quassù, evitate tutto questo procedimento e in questo modo comunque passa come era prima. Però potrebbe essere interessante per voi questo pezzo che si occupa esclusivamente degli occhi e della bocca. Se voi lo collegate qui dove c'è il retargeting info, non muoverà più la testa in questo modo, la terrà ferma e muoverà solamente bocca e occhi in base al video che gli avete dato. Questo può tornare utile su alcune cose, mentre spesso per la maggior parte dei casi se togliete tutto qua e lasciate il workflow originale il risultato viene meglio. La maschera la vedete qua come è venuta fuori, questa viene praticamente applicata qua, non la mette sopra, vabbè, volevo farvi vedere sopra com'era, ma immaginate questo cerchio è qua in questo momento e lui ha cambiato esattamente in quel cerchio lì. Per quanto riguarda i risultati, come dicevo prima, è tutto strettamente legato al video che mettete, all'immagine che avete scelto. Ora guardate questa come è venuta e si nota un problema che fa spesso, cioè questo, vedete che chiude la bocca in modo molto strano, ma se voi vedete il video originale non fa nulla di tutto questo. La domanda potrebbe essere allora perché non hai scelto un video migliore, a parte che per fare una guida devo usare i video che possono essere utilizzati purtroppo per un fatto di copyright e tutto il resto, ma non è neanche facile trovare un qualcosa che vada bene, perché con alcune cose viene veramente bene, rimarrete stupiti, con tante altre fa questa cosa qua, chiude la bocca e la serra in modo strano, e trovare un video dove una persona parla senza muovere la testa avanti e indietro è molto complesso. Ma se vi fate voi il video è già diverso, se vi filmate voi sapendo che non dovete fare determinate cose dovreste riuscire a fare una cosa migliore. Visto tutto questo possiamo passare al vid to vid, quindi facciamo un clear e faccio load e apriamo il vid to vid. È praticamente la stessa identica cosa, stesso discorso di prima, qualsiasi cosa abbiamo visto prima si adatta esattamente allo stesso modo qua, ho fatto gli stessi colori, le stesse cose. L'unica vera differenza è questo blocco. A questo punto abbiamo due video che vengono elaborati, ne abbiamo
abbiamo uno sul quale verrà applicato il lip sync e gli occhi di questo video. Abbiamo questi due blocchi laterali che vanno a comandare entrambi i video, che vengono limitati a un valore di frame massimo e un valore di fps, perché per fare in modo che la cosa venga meglio vi consiglio di allinearli come fps e ovviamente devono avere la stessa lunghezza, o comunque dovete tagliare a un punto tale che sia ottimo per entrambi i video. Cioè, se un video dura un secondo sotto e su invece dura 10 secondi, capite che non può fare un lip sync di questo tipo, mentre se entrambi durano 20 secondi ma voi li tagliate a 10 secondi, parlo di secondi ma voi dovete fare il calcolo in frame, o se no altrimenti tagliateli in un programma di editing che fate prima, in modo tale che così quando elaborate è tutto in linea. E ovviamente il valore che mettete qua e che sapete che va bene per entrambi i video lo dovete mettere qua. Per il caso ho messo 25, che deve essere 25 anche qua. Attenzione però che un video che non è ai frame che mettete voi ci metterà di più a essere elaborato perché viene cambiato. Cercate di trovarli già ai frame giusti, vi semplificate molto la vita così. Stessa cosa di prima, la risoluzione, quando andate a elaborare decidete voi quanto farla grande. Qui stessa cosa, l'audio, se volete prendere quello del video dove prendo i movimenti della bocca, da qua sotto lo portate qui e avete già l'audio fatto. La differenza, come dicevo prima, è che nel vid2vid si mette il source video smoothed. Per il resto fate QE prompt e viene creato il video. Vedete che per alcuni frangenti funziona anche abbastanza bene. Andiamo a vedere com'era il video originale. Nel video originale lei non parla proprio, sta completamente zitta, sorride un pochettino, mentre prende sempre da qua sotto. Però vedete che è molto più particolare. Io ho visto tanti video dove si muovono veramente bene e non so se è stato aggiunto qualcosa in più o è solo una questione di video, però risultati così incredibili è difficile averli, però comunque è molto credibile rispetto a tante altre soluzioni uscite in passato. Sicuramente magari pasticciandoci sui valori riuscite a trovare un qualcosa di più particolare, e anche in questo caso se volete fargli muovere solo gli occhi e solo la bocca senza andare a prendere movimenti e robe varie, fate questo passaggio qui, poi decidete voi se volete fare il cropping dell'immagine e tutto il resto. Ultimo workflow, chiudiamo questo qui e apriamo quello webcam. Questo è essenzialmente come prima in realtà, ma manca la maschera, manca la parte del secondo cropping e dove veniva impostato gli occhi e la bocca e basta. È molto più semplificato questo qui, e qua viene impostato come single frame. Qua sotto potete scegliere quale nodo utilizzare per la webcam. Io adesso ce l'ho attaccata e voglio vedere se riesco a farlo in diretta, ma dubito. Per poter usare questa cosa qui dovete cliccare qua dove c'è scritto extra option, vi viene questo menu, un po' come quando usavamo Stable Diffusion Turbo, se qualcuno di voi l'ha mai usato, che si lasciava andare in modo infinito e si generava in tempo reale. Ora prendo la mia webcam, vediamo se va, gli dico QE prompt e salta tutto in aria. Ok, adesso viene questo sgorbio, però dobbiamo dirgli anche auto QE, perciò facciamo QE prompt. Mi ha preso, perfetto. Allora non è velocissimo, però adesso apro la bocca. Adesso sto guardando di là perché sto guardando il monitor, ma se guardo su, ovviamente se avete un computer bello potente potrebbe andare incredibilmente più veloce, perché adesso io sto girando anche con OBS e vedo che la GPU sta salendo di temperatura sempre di più. Ok, basta così. E questo è sicuramente molto interessante, perché immaginate di farlo in tempo reale magari su un monitor o su un qualcosa del genere, su una determinata foto. Insomma, di applicazioni ce ne sono tantissime e in un futuro sarà incredibile utilizzarlo. Non è sicuramente perfetto il live portrait, ho visto tante immagini e tanti video che fanno vedere cose incredibili. Purtroppo credo sia tanto cherry picking, perché poi testato anche a voi, è molto dipendente dal video che avete utilizzato, dall'immagine che avete messo e da una serie di cose. Non viene sempre bene, spesso non fa bene il labiale. Il resto ho visto che gli occhi li muove abbastanza bene, però più delle volte serra la bocca in modo sbagliato, e poi se vi muovete avanti e indietro e troppo a destra e a sinistra va un po' in pappa. Però per il resto è sicuramente molto divertente iniziare a pasticciarci sopra.
Dal pezzo iniziale che avete visto, volendo i risultati vengono molto bene, però dovete un attimo impegnarvi a fare le cose fatte bene, perché se prendete solo un'immagine a caso e un video a caso, 9 su 10 vi viene malissimo. Dovete avere un bel video di una persona presa da davanti, che parla, muove bene la bocca, illuminata bene, e dovete associargli una foto o un video dove non sia troppo coperta la faccia. In questo modo quasi sicuramente vi viene una cosa accettabile. Altrimenti, soprattutto se nel video da cui prende la bocca e gli occhi c'è un movimento in avanti, indietro o troppo laterale, verrà un effetto un po' pulsante, vi rovina l'effetto finale sicuramente. Se fate però attenzione a queste cose, facendo un po' di pratica, possono venire fuori dei video veramente belli e divertenti. Fate un po' di prove, scrivetemi nei commenti se avete dei problemi, ma ricordatevi di iscrivervi se non vi siete ancora iscritti, e ricordatevi anche che c'è il server Discord dove possiamo parlare di più di questi argomenti, dove ci sono i vari canali e magari alcune notizie arrivano prima o alcune informazioni particolari vengono discusse in modo più ampio. Ci vediamo allora alla prossima guida. Ciao!